Ciao a tutti, amici dei gemelli. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli, tendenze energetiche e affettive per la prima metà di febbraio 2024. Mi sembrava si fosse girata una carta. Adesso sì. Abbiamo la carta del giudizio, amici dei gemelli, che guardate un po', ho come la sensazione che mi richiami il disegno del vostro segno zodiacale. Quando c'è la carta del giudizio, si parla di un momento, diciamo, di presa di consapevolezza. Può essere un momento di risveglio spirituale per qualcuno, o può anche fare riferimento a, diciamo, a un passato che ritorna. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate il link all'oroscopo del 2024 e alle tarot pratiche del 2024. Sono stese sugli affetti, possono essere affetti familiari, affetti di amicizia o affetti romantici. Io andrò facendo degli esempi in modo che diciamo sia più facile per voi integrare la lettura alla vostra realtà. Bene, andiamo a vedere. Mm. Allora, partiamo con un 7 di coppe, la stella, un 8 di denari, 6 di coppe, 9 di coppe, 8 di bastoni. Belle carte, ragazzi. Adesso vediamo cosa esce per ultimo, ma comunque tutto sommato sono belle carte. 8 di coppe. Ok, allora partiamo da questo 7 di coppe. Qui si parla di una serie di possibilità, di occasioni magari anche, che si sono aperte, diciamo strade, opportunità, ehm, che con questa stella sento vi hanno dato nuova speranza, nuovi obiettivi, nuovi orizzonti anche, perché no? E poi c'è di nuovo anche un 6 di coppe che è una carta che parla di passato anche questa, no? Allora andiamo a vedere carta per carta, partiamo da questo 7 di coppe. Asso di pentacoli e 9 di pentacoli. Perché ho come la sensazione che qualcuno sia diventato single da poco? Tra l'altro le letture dei single sono già online e le potete integrare con questa lettura. Per qualcuno, se non è quello il vostro caso, se non siete single, se siete in coppia, questa, diciamo, apertura potrebbe avere a che fare anche col vostro, con la zona lavoro. Come se ci fosse qualche cosa che bolle in pentola a livello lavorativo e che vi dà comunque una maggior speranza, una visione più positiva del mondo a 360 gradi. Andiamo a vedere la stella. Con la carta della stella si parla anche di canalizzazioni, di idee che arrivano, di percezioni, di genialate. È quel momento dove uno dice, wow, perché non ci ho pensato prima? Due di spade e due di pentacoli. Sì, sono intuizioni, sono canalizzazioni, è un qualche cosa che voi potete ricevere stando dentro di voi. Il due di spade è sempre rappresentato da una figura bendata. Quando ci sono gli occhi chiusi, è perché c'è una sorta di sguardo all'interno.
Mm. Però guardate, ho la sensazione che, diciamo, questa speranza sia un po' contaminata dalla discontinuità di qualche cosa. Andiamo a vedere 8 di pentacoli. Mm. Può essere una discontinuità, magari proprio nel lavoro, se qualcuno si è aperto, per esempio, la partita IVA, mm, e diciamo quello è il mezzo per aprirsi a nuove conoscenze, perché magari non si è più dipendenti e insomma ci si deve raffrontare con persone diverse a prima, diverse, sì, a prima. Io comunque con questo 8 di pentacoli ho come l'idea che diciamo ci sia come una sorta di dubbio, di incertezza sul se ce la farete a gestire la situazione, a diciamo essere costanti. Mi viene tanto la costanza con questo 8 di pentacoli. Andiamo avanti, poi vediamo se mi viene qualche cosa in più, perché non riesco a definire se è una situazione romantica, se è una situazione di amor proprio, perché non è detto che necessariamente sia un momento dedicato al lavoro, diciamo, verso l'esterno con gli altri, magari è un momento di amore per se stessi. Allora, andiamo a vedere il 6 di coppe spiegato da un 5 di coppe e da un cavaliere di pentacoli. Mm. Allora, di nuovo, 6 di coppe mi parla comunque di qualche cosa del passato, diciamo, no? Per qualcuno si tratta di un... potrebbe... ragazzi, per qualcuno... sta iniziando a prendere forma. Per qualcuno si tratta di una persona che conoscete già da tanto tempo. Ho la sensazione che sia una persona legata al vostro... al mondo del lavoro, diciamo così, al vostro entourage del lavoro. Datemi una carta per il 5 di coppe. 4 di spade. E 9 di spade qui. Allora, potrebbe essere che ci sia una sorta di paura, timore o cose di questo genere. Ehm, diciamo ad andare un po' più a fondo proprio perché in mezzo c'è il lavoro, magari. Quello che sento con queste due carte è che avete paura di ricascarci. Ecco, ve la metto così. Fatemi poi sapere come vi risuona. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Re di bastoni, qui c'è la regina di bastoni. E la luna. Il 9 di coppe è una carta di grosso appagamento emotivo e ce l'avete nella seconda settimana di febbraio. Però devo anche dire che con queste carte ritornano le paure, ritorna, mi viene da dire l'insicurezza, è come se diciamo, l'andamento energetico è un po' questo. Qui va bene, si aprono delle prospettive, qui sì, ho delle speranze, ma mi fregano i pensieri, mi frega la continuità, qui ho dei sogni, qui vengono anche, diciamo così, soddisfatti, poi andiamo a vederli dopo, però ritornano o comunque sono ancora presenti delle paure. Anche la luna è una carta che fa riferimento, diciamo, ai sogni, alla vita da sogno che si è sempre sognato, scusate il bisticcio di parole, che si è sempre desiderato, ecco, il 9 di coppe io lo sento molto anche così, però è come se ci fosse una paura a non riuscire a dominare la situazione o la relazione. Probabilmente per questa vostra incostanza, probabilmente per gli impegni di lavoro, per magari qualcuno non riesce a viversi la quotidianità. Ok, allora andiamo a vedere l'otto di bastoni.
7 di pentacoli e re di spade. Allora, l'otto di bastoni è un acceleratore delle carte che ci sono vicino, perlomeno io lo sento così, come se fosse una di quelle carte che dà una sferzata di energia, che dà, sì, un'accelerata. Ed è interessante perché qui avete un 7 di pentacoli che in realtà è una carta di attesa. Ho come l'idea che qualcuno stia aspettando un cenno da parte, dell'altra persona. Ehm, il fatto di non riuscire qui a dominare tanto le proprie energie, le proprie paure, è come se vi mettesse in una fase di stasi, di... Sì, stasi, è la parola giusta, perché queste sono due carte, diciamo, con polarità yin, femminile, di ricezione. Anche qui avete una polarità di ricezione. Quindi sì, in effetti ragazzi vi sento un po' come in attesa dei movimenti di qualcuno o della comunicazione di qualcuno, perché sia l'otto di bastoni che il giudizio sono carte che parlano di notizie che arrivano. Poi questa è più specifica di notizie dal passato e il passato comunque lo rivediamo anche in altre carte. Quindi può risuonare sia che sia una persona che magari avete lasciato andare dal passato o con la quale magari diciamo non avete più una relazione così stretta che appunto diciamo potrebbe diciamo così ritornare o e darvi delle nuove prospettive, o il fatto che voi avete lasciato stare questa persona vi ha come aperto delle prospettive. C'è come una sorta di sali e scendi qui, come vi dico, appena all'inizio di febbraio c'è come una botta di energia. Sì, tutto quello che può entrare va bene, canalizzazioni, idee, però è come se ci fosse questo timore, in un certo senso, di non essere costante, di non riuscire a, di non essere all'altezza di non capire come gestire le cose, però lo sento più come un vostro timore in realtà che non un reale problema. Vi dico, qui è un po' come mettervi in stand-by e dire ok, aspetto suggerimenti. Poi il re di spade può essere visto sia come una persona oppure del tipo ok, arriva questa notizia, mi verrebbe da dire che arriva un traguardo. Me lo scriverete poi nei commenti. Arriva un risultato, una sorta, un qualche cosa che vi appaga, che non che appaga l'ego, la vostra, diciamo, il desiderio di riscossa, però che nutre il cuore, per capirci. Però appunto potrebbe essere un attendere che le idee si schiariscano inerente a questa nuova notizia, o anche questo tipo, perché qui avete 4 di spade e il 5 di coppe, è come se ci fosse un vuoto che secondo me state cercando di sanare, di guarire, una preoccupazione, un'ansia. Vi dico, c'è qualcosa qui col passato, questo sì. Allora andiamo a vedere l'otto di coppe, perché l'otto di coppe è una carta di introspezione, che è un po' quello che vi consigliano, di guardarvi dentro, di ricercare da dove arriva questo vuoto. 3 di coppe e torre. Allora, vi dirò, qui mentre di coppe mi mette sempre un po' in allerta. Infatti adesso sto controllando le figure che sono uscite. Sì, allora effettivamente potrebbe anche esserci, eh, secondo me è legata al mondo del lavoro anche questa, però è come se ci fosse una, eh, diciamo, una nuova conoscenza che non è concreta ancora, cioè non che non è concreta, che non è ancora un legame, che potrebbe darvi degli spunti, ripeto, potrebbe essere una conoscenza sul lavoro, degli spunti anche più, diciamo, di qualche pensiero, ok? È come se ci fosse una sorta di seduzione con questa persona.
Vi dico che qui sarà un po' l'allontanarsi dalle tentazioni, dalle questioni egoiche. Per quello che vi dico, quando c'è il 3 di coppe, eh, o è il fatto che stiate aspettando di raccogliere i frutti, come vi dicevo prima, no? È come se qualcuno stesse aspettando di schiarirsi le idee dopo questa notizia, dopo questo risultato che arriverà nella seconda settimana di febbraio. È più un qualche cosa che nutre il cuore, come vi posso spiegare? Può anche essere un messaggio. A me arrivano un sacco di commenti e mail che riempiono il cuore, capito? Che nutrono, come vi posso spiegare? Beh, spero che sia chiaro. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere che cos'altro vi posso dire. C'è comunque una presa di consapevolezza in tutto il periodo o eventualmente potrebbe essere, diciamo, un altro tipo di lettura, qualcuno che torna, che insomma, siete un po' lì che state vedendo come gestire la situazione, ecco. Bene. La ricerca interiore dell'otto di coppe è proprio su come far crollare il proprio ego, come destrutturare certe idee, anche un po' romantiche, legate al passato, che vi portano a questo senso di vuoto, per poi, diciamo, una volta che è stato destrutturato, si ricostruisce mattone per mattone la fiducia, si ricostruisce, si risemina da capo in un certo senso. Non è proprio da capo perché avete un altro tipo di consapevolezza, però e vi dirò che qui avete la torre, qui avete il giudizio. Per molte persone potrebbe essere l'inframezzo di un risveglio spirituale. Vi dico inframezzo perché sono processi lunghi, alle volte durano mesi, anni, ok? Quindi c'è come un richiamo, magari qualcuno risuona. Il fatto che si prenda consapevolezza delle dinamiche di comportamento, il fatto che si prenda consapevolezza dei propri desideri, di quello che si vuole per sé e di quello che invece si fa per soddisfare gli altri o per avere l'accettazione da parte degli altri. Quando non mi escono così le carte è perché devo dire ancora... Ah, è uscita. È perché devo dire ancora qualcosa. Wow, ok. Allora, questa carta vi invita a, diciamo, mantenere gli occhi aperti, perché voi comunque in questo periodo sarete parecchio dentro di voi, parecchio nell'autoanalisi. E invece vi dice di tenere gli occhi bene aperti e soprattutto il discernimento. Quando c'è il giudizio, quello che chiamo io il risveglio, guardate, qua si vede molto bene. Per chiamarlo giudizio, per chiamarlo risveglio spirituale, devono essere complete i risvegli delle due polarità, ok? Quindi, quando c'è questo, c'è come una sorta di equilibrio tra empatia, diciamo così, e saggezza. Tra empatia, non la saggezza non è la parola giusta, tra empatia e comprensione, tra spirito e mente, diciamo così. E di conseguenza si riesce a vedere più chiaro e non ci si raccontano più bugie. Quindi, infatti, è per quello che qui vi dice percezione. Quindi occhio alle proiezioni, destrutturate quello che potrebbe essere l'ego, perché qui c'è qualcuno, qui parlano di gaslighting e di stalking, come se ci fosse qualcuno un po' troppo insistente. È per quello che qui avete il Cavaliere di Pentacoli, come se vi dicessero andate con calma, non abbiate fretta, studiate l'altro. E il fatto che venga rappresentato con gli occhiali da sole, adesso qui non ce l'avete il 9 di bastoni, però ho come la sensazione che avete bisogno di proteggervi, ragazzi. Mi parlano di computer, di hacker, di cose così. Profili. Allora, wow, abbondanza, sono abbondante. Un'imbondanza. Un'imbondanza.
scusate, ogni tanto mi impapero. Allora, sono abbondante. L'abbondanza infinita fluisce attraverso me. Wow. È una carta numero 1. Si tratta di pensare abbondanti, perché anche i pensieri sono energia e a furia di mandare pensieri, alla fine quell'energia diventa materia. Quindi pensate nell'abbondanza. Se vi faccio un esempio di pensare nell'abbondanza, volete fare perché mi è successo, volete fare un corso, corsi tarocchi, una ragazza mi ha risposto, vediamo se trovo i soldini. Mm? E io le ho fatto notare che finché focalizza, visualizza, attira soldini, arriveranno soldini, quindi le monetine. Quindi bisogna tirare i soldi, ragazzi. Aurora, carta numero 4. Sono rinnovato con lo scendere e il sorgere di ogni nuovo giorno. Qui ci sono, tramite i commenti, delle discussioni aperte. Diciamo che ogni giorno mi rinnovo, per riassumerla. Bellissima anche questa. E vi dirò, ogni giorno rinnovo la mia abbondanza. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere comunque con un like, con un commento. Se avete piacere di sostenere il canale potete iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!